Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se l'avete fatto oppure se considerate farlo. E adesso procediamo con la nostra lettura e quindi andremo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo dalla carta della dama che spesso può fare riferimento a una vostra energia, quindi ci consiglia di essere intelligenti nello sfruttare le nostre capacità, anche prenderci cura di noi stessi, delle nostre emozioni, di ascoltare appunto le nostre intuizioni. In realtà può anche riferirsi a una persona presente nella vostra vita che in qualche modo può aiutarvi e può sostenervi. Anche una new entry, perché no? Visto che c'è la carta del cavaliere, può indicare conoscenze, una visita, vedere delle persone, delle frequentazioni importanti, novità e quindi notizie, idee, quindi c'è fermento e movimento in questo periodo. Troviamo anche una fase di crescita e di evoluzione molto particolare. Poi è vero, l'albero può indicare anche una fase di radicamento, una fase in cui abbiamo bisogno di fermarci un attimino e far crescere, far sviluppare delle cose che sono già alla nostra portata, quindi in corso d'opera. E questo è un periodo perfetto, secondo me, anche per andare a recuperare, a riprendere un qualcosa che abbiamo messo da parte, qualcosa che abbiamo trascurato, può essere un progetto, può essere anche una fase di cambiamento e di miglioramento che vogliamo attuare e allora ecco il momento giusto per prenderci cura di quel progetto e quella idea. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia, acquario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. Ricordo che il cavaliere può anche indicare viaggio, spostamento, quindi magari alcuni di voi si possono spostare per le vacanze, possono partire, ritornare o anche spessare un attimino magari con una gita. Procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Biancospino fiordaliso indica una fase di osservazione, di prudenza, salta fuori quando o abbiamo incertezza e paura di sbagliare qualcosa, di non dire le cose giuste, oppure è una fase di un po' di stanchezza e quindi avete esigenza e bisogno di smuovere un po' le acque, di fare forse qualcosa nello specifico e il fiordaliso in realtà può portare un'occasione del genere perché già ci parla che nel corso della settimana magari una proposta, una richiesta, un qualcosa che può indicare anche prendere delle scelte condivise, progettare anche come abbiamo visto un piccolo spostamento, quindi qualcosa per non solo migliorare il rapporto stesso, ma anche di fare effettivamente qualcosa, potrebbe aiutare tantissimo. E poi troviamo la ginestra, quindi energie abbastanza altalenanti, magari c'è un qualcosa che vi può preoccupare,
può essere della persona stessa, il suo atteggiamento, oppure anche altre cose a livello personale che si riflettono un po' nella coppia stessa. Quindi qui bisogna capire a che cosa si riferisce, perché se magari c'è diffidenza, c'è un sospetto, c'è gelosia o altre emozioni un po' pesantucce, o c'è una delusione, c'è un'aspettativa che non viene realizzata, direi magari di valutare, quindi forse una gelosia potrebbe essere infondata, oppure qualcosa è da verificare. Perché si vede che c'è questa nuova fase di crescita e evoluzione. Io quindi direi di privilegiare un qualcosa di diverso o comunque un po' di strategia da parte vostra per cercare di capire che cosa c'è che non va e migliorarla immediatamente. E questo vale anche, per esempio, verso un'amicizia oppure un familiare. Per i single cosa vogliono dirvi? Che magari se state frequentando una persona e avete già qualche sospetto, qualche dubbio, magari anche, sul procedere, sull'andare avanti, ecco meglio fermarsi un attimino e appunto cercare di capire, di verificare. Se invece non c'è nessuno, magari effettivamente può, saltar fuori qualcosa. Da quello che si vede c'è maggior cura e attenzione prima di tutto verso voi stessi, quindi vi state muovendo pian pianino, magari c'è intenzione di fare nuove conoscenze, di cambiare qualcosa in questo ambito, però forse c'è qualcosa che vi trattiene, qualcosa o qualcuno? Qualcuno ancora diciamo del passato, oppure non vi sentite ancora pronti? Quindi queste sono domande che potrebbero aiutarvi a comprendere meglio cosa state vivendo e come appunto avanzare. Per quanto riguarda le cose più pratiche abbiamo la carta prigione che in realtà può essere positiva se siete in pausa, allora state frenando, state aspettando, state valutando, prima di tutto però ricaricando le vostre energie. Se invece può indicare un blocco perché causa forza maggiore, alcune cose al momento possono essere bloccate all'esterno e quindi effettivamente non dipendono da voi, magari di aspettare, di valutare, vedere, di prendere al momento le cose con leggerezza e con tranquillità senza sovraccaricarvi, senza al momento diciamo perdere tempo su alcune cose dove non potete far nulla, vi toglie solo energia. Poi vedrete che successivamente ci saranno delle opportunità di crescita e di evoluzione, infatti la carta del denaro parla di affari vantaggiosi, anche di possibile aiuto e sostegno, di una fase di rinnovamento e quindi di cambiamento, dove si possono vivere delle esperienze proficue, diciamo interessanti, sia anche esperienze importanti per il vostro stesso lavoro. Per chi è in cerca di occupazione, ovviamente questa può indicare una fase bloccata che appunto non dipende da voi, oppure attenzione, se è bloccata perché state cercando di valutare e capire se fare qualche cambiamento nella vostra ricerca, allora meglio incominciare a pensarci un attimino. Se invece sapete che magari state procedendo bene e si deve solo aspettare questa fase, forse possono già arrivare delle risposte, dei risultati, oppure la possibilità di raccogliere le vostre forze, le vostre energie e riprendere nel miglior modo possibile la ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!